Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di come creare un trucco minimalista, usando quindi pochi prodotti. Al giorno d'oggi viviamo in un mondo super veloce e iperconnesso e abbiamo il continuo impulso a soddisfare in tempo zero qualsiasi nostro desiderio. Anche per quanto riguarda il make-up è facile cadere nella tentazione di comprare più del necessario, pensando che quei prodotti potrebbero esserci utili in qualche occasione. Tuttavia, alla fine finisce che ci troviamo con cassetti pieni di cose inutilizzate da anni e questo contribuisce senz'altro a ingombrare la nostra mente e i nostri spazi. Per questo motivo vi ho parlato nello scorso video della mia collezione di trucchi minimal e di come è possibile selezionare pochi prodotti ma di qualità per soddisfare le nostre esigenze. Vi invito ad andare a vedere quel video se ancora non l'avete visto, lo potete trovare nella playlist chiamata Minimalismo all'interno del canale. Oggi invece vi farò vedere un make-up semplicissimo che realizzo su di me praticamente tutti i giorni. Mettere un filo di trucco utilizzando i pochi prodotti che mi servono realmente mi dà l'impressione di avere un'aria più fresca e curata, pur senza dedicarci troppo tempo e attenzione. Adesso basta parlare e iniziamo a vedere i vari step della mia make-up routine minimalista. Innanzitutto, dopo aver lavato il viso e aver steso la mia crema quotidiana, applico sulla mia pelle una crema con protezione solare SPF 50+. Aspetto qualche istante che la crema si asciughi e poi passo all'applicazione della BB Cream. Ne approfitto per fare un delicato massaggio con movimenti lenti che vanno verso l'alto. Se ho le occhiaie scure oppure se sulla mia pelle noto rossori o imperfezioni, vado a correggerle con un correttore luminoso. Ci picchietto sopra con le dita fino a che il colore non si sia uniformato con il resto della pelle. Terminato questo passaggio, fisso la mia base con la cipria per opacizzare e avere l'effetto di pelle vellutata. Dopo la cipria la mia pelle appare abbastanza luminosa, ma il colorito è molto uniforme. Per questo mi piace dare un tocco di colore con il bronzer e con il blush. Con giusto 2 pennellate applico il bronzer ai lati del viso per enfatizzare l'ombra degli zigomi. Per applicare il blush invece faccio un sorriso per individuare la parte più sporgente da colorare. Arrivata a questo punto passo alla parte finale truccando gli occhi e in particolare definisco e pettino le mie sopracciglia con una matita apposita. Infine mi occupo degli occhi, definendo maggiormente la forma con la matita, seguendo la base delle ciglia e quando mi sento soddisfatta della forma tiro leggermente con le dita la punta verso l'esterno per avere l'effetto di un occhio più allungato. Applico a questo punto il mascara sulle mie ciglia per dare maggiore consistenza e colore. Faccio un po' di passate pettinando verso l'alto per aprire l'occhio e per donare più intensità allo sguardo. Ed ecco qua il mio make-up quotidiano semplice e minimalista. Come ho detto nel video precedente, quando ho voglia di truccarmi un po' di più, aggiungo anche ombretto, illuminante e rossetto. Durante la vita di tutti i giorni però non ne sento l'esigenza e per questo ho deciso di eliminare alcuni step per concentrarmi su quelli che per me sono più essenziali. E per voi quali sono gli step essenziali della vostra make-up routine?
Fatemelo sapere nei commenti sotto al video. Ultimo aspetto che vorrei sottolineare, per me davvero importantissimo, è di ricordarci di fare pace con noi stesse e di volerci bene per come siamo. Credo che la bellezza esteriore sia importante fino a un certo punto e quindi non dovremmo dargli un'importanza eccessiva. Certamente è importante curarsi e sentirsi ordinati, ma credo che allo stesso tempo ci siano molte altre cose che meritano maggiormente la nostra attenzione. La gentilezza e il sorriso sono i trucchi che ci rendono immediatamente più belle. Fatemi sapere nei commenti se vi interessano altri video dedicati alla cura di sé collegata al minimalismo. Mi piacerebbe parlarvi ad esempio di routine minimaliste per la cura della pelle e dei capelli. Ricordatevi di lasciare un mi piace se avete apprezzato il video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornate su nuovi contenuti a tema slow living, minimalismo e sostenibilità. La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall'aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l'amore.